Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi vi faccio vedere una run di MDVP, ovvero le fosse demoniache, che ho corso tipo 20 febbraio, giù di lì. Comunque un paio di giorni prima che reworkassero barra nerfassero il mago, quindi io uso il ladro e sto facendo una run contro due maghi, ok? Uno 88.000, l'altro 86.000, io con il mio ladro 90.000, che ancora sono nel loro pieno delle forze perché appunto non sono stati nerfati, ok? Ci avevo provato anche in precedenza a farmi invitare da qualche gruppo che cercava giocatori per fare MDVP, però sapete che cercano sempre maghi, no? E quindi era un problema perché io ogni volta che gli scrivevo DPS mi ispezionavano, vedevano che ero un ladro e di conseguenza non mi invitavano, ok? Quindi ecco, volevo farvi vedere sta run dove praticamente faccio primo contro questo mago, anzi questi due maghi, e adesso andiamo a vedere come se la cavano sti maghi in MDVP, perché io comunque erano 3 mesi che più o meno non facevo le fosse demoniache, avendo diciamo smesso di giocare, siccome appunto loggo solo per fare una Reaper, una Rack, riscattare chiavi incantate, strabe così, non mi ero più diciamo messo in gioco nei contenuti endgame, quindi io non avevo un'idea se il mio PG ladro era ancora valido, ok? Quindi alla fine mi sono fatto invitare da sto tizio e siamo andati a fare MDVP. E quindi niente, vi volevo mostrare questa run che ho fatto contro questi due maghi che non sono nerfati ancora e comunque dimostrarvi che se non avete il mago ma avete un altro DPS che sia un barbaro, un arciere o un warlock o quel cavolo che è, avete tutti i diritti di farvi invitare, ok? Perché comunque ciò dimostra che appunto il mago non è fondamentale, cioè nel senso, per come la vedo io, il mago è utile nel momento in cui c'è poco danno, ok? Altrimenti secondo me si può andare anche senza maghi se il danno è molto alto, ok? Non a caso io dopo questa run che ho fatto contro questi due maghi, cioè insieme a questi due maghi mi sono ritrovato a fare un'altra run contro due ladri. Capite bene che eravamo tre ladri e non c'era nessun mago, l'abbiamo chiuso lo stesso e siamo stati anche abbastanza veloci, tolto il fatto che ci siamo messi a fare pausa tra chi andava al bagno, eccetera, eccetera, abbiamo fatto anche discretamente veloci con tre ladri, ok? E poi appena ritrovo il file vi pubblicherò anche quella run con tre ladri. Lì non faccio primo, faccio secondo, però è appunto per dimostrarvi che il mago è utile, sì, ma non strettamente necessario, ok? Quindi niente, basta, bando alle ciance, ho parlato anche troppo per questa fase iniziale del video e vi lascio alla run di fosse demoniache contro questi due maghi. Ok, eccoci qua, il dungeon Le Fosse Demoniache Master sta per partire e dicevo siamo io ladro, due maghi come potete vedere, il tank guerriero guardiano e l'healer paladino healer. I due maghi sono Dre e Luli e niente, adesso vediamo come va sta run perché io un po' me la ricordo ma non nei minimi dettagli. Vediamo quante volte morirò, sono sicuro che muoio perché ho giocato un po' a sproposito, non ho giocato safe, ho giocato per fare danno praticamente. Io di solito non gioco per fare primo DPS, però a una certa mi è venuto lo stimolo di fare primo e quindi vedete qui c'è la build ST Full Maestro, questa è la mia build a single target dove praticamente sono equipaggiati tutti i doni maestro, la potete trovare, è una build da mod 26 praticamente inizio 27, la potete trovare nella playlist delle build di Neverwinter e andiamo ad affrontare il primo boss.
quindi sta parte la skippiamo, andiamo un po' avanti, no, qui ci mette 30 anni, ecco, ok, 3, 2, 1 e si parte. Ok, eccoci qua, primo boss. Ma già partiamo male perché, come avete visto, il boss ha puntato i giocatori di DPS, solo che io furbamente mi sono spostato onde evitare di morire instant. Ecco, alla fine l'agro l'ho preso lo stesso perché il tank non tiene l'agro, però vabbè, è che gli UED ci sono alcuni giocatori che quando è così quittano subito instant. Io vabbè non do troppo peso a ste cose. Come avete visto ho aperto subito il menu per ribuffarmi e considerate che essendo morto faccio meno danno, quindi rispetto agli altri due che non sono morti già picchio di meno. Se avete bisogno delle meccaniche del dungeon già ci sono sul canale. Adesso qua fa il giro tondo un'altra volta. Vedete, io nel mentre approfitto quando ci sono i momenti vuoti disponibili per ribuffarmi. Siccome devo aprire l'inventario per alcuni oggetti, devo stare attento a quando lo faccio, altrimenti apro l'inventario, magari muoio. Invece lì nella fase in cui gira, fa il giro tondo, è più facile, sapete che fa il giro tondo, quindi teoricamente non dovrebbe ucciderci. Vedete, io già da qui capisco che tendo a cercare di fare danno perché mi sono avvicinato al boss per colpirlo durante questa fase delle palle. Di solito non ci vado in mezzo perché è pieno di palle di fuoco lì, deve un attimo morire. Ok, è morto il mago Luli perché si trovava in traiettoria. Adesso di nuovo giro tondo. Mancano 3 attacchi e mezzo. Il mio compagno muore come se non ci fosse un domani. Sono fatti. Calcatura. Il danno è basso, un po' basso. Lo vedo da come scende la vita. Considerate che io non sono un DPS che fa tanti buchi, per così dire. Faccio danno sì, però faccio il giusto, ecco. Lo stretto necessario, per così dire. Quindi non sono strafortissimo, ecco, quello intendo. E se faccio primo io, che non sono strafortissimo, capite da voi che anche gli altri, guardate come me la rischio qui, passare in mezzo, cioè quella è follia pura, passare in mezzo così alle palle. Sono morto 2 volte, ragazzi. Adesso qui mi uccido per fare prima e rinascere al fuoco e cambiare subito loadout, vedete? E non devo attendere praticamente, però loro non switchano, gli altri 2 DPS non switchano da single target ad area, come vedete, e sono già pronti. Come avete visto sono secondo a tipo a 10 milioni dal primo,
e sono morto 2 volte. Il primo in questo momento è Dre, il mago Dre, però dicevo appunto sono secondo a 10 milioni essendo morto 2 volte. Capite che non c'è tanto distacco da questi maghi cosiddetti forti, fortissimi, no? Almeno dato che non invitano mai per MWP. Questo dimostra appunto che se si è un po' bravini, ci si impegna un po', si fa il danno di un mago. Poi ovvio, ripeto, dipende anche dalle mani del giocatore, eccetera, eccetera, da come è costruito il PG e tutto quanto, però ricordatevi che appunto non è tutto solo maghi, queste robe così, ecco. Si può fare benissimo il danno anche se non si è maghi, basta un po' di coordinazione. Paladino healer è abbastanza bravo. Poi ci muoio sicuro, classico. Ci muoio sempre contro questo coso qua. Adesso muoio un'altra volta, no? Te guarda? Ah no. No, perché per fare danno me la rischio. Qui c'è la mia Rosy che miagola, che non so cosa vuole. Il tank, tolto l'inizio del primo boss, non se la sta cavando male. Giusto il fatto che ha aperto l'agro all'inizio boss mi ha fatto morire. Non se la sta cavando male, a parte quello. Ok, qui si switcha un'altra volta, single target. Vedete che l'ho recuperato, sono 4 milioni sotto. Vedete anche che, stoppiamo un attimo, vedete che è vestito bene comunque, per quanto sia 88.000, io mi sa 90.000, 2.000, non è cioè, che fa tutta questa differenza secondo me. Sì, ok, aumenta il danno base, per carità di Dio, però cioè, non sono, vi garantisco che non sono i 2000 di livello oggetto che vi fanno fare 10 volte il danno rispetto all'altro giocatore, ok? Allora, andiamo anche avanti un po', perché non so tra quanto partiamo contro il boss. Ecco qui. Ok, vediamo un po' come va sto secondo boss. Ok, qui c'è la vita gialla, qui ci aspetta prima di sparare tutto. Là è nato l'elementare, io non ci vado perché so come va a finire, vado là a menarlo, poi essendomi staccato dal boss, quello mi salta addosso al boss e mi uccide, e quindi non ci vado là. Ne ho fatti troppi di MDV, so come va a finire. Ok, direi che si può tirare tutto, non so, ecco, il primo manufatto, 3, 4, ok, manca un manufatto, non so. Ok, adesso ha crittato, c'è stato un po' più di danno rispetto al primo boss. Vedete, adesso mi sono allontanato, che avete visto che è saltato addosso a me. Io sapevo che andava a finire così. Lui tende a saltare addosso a chi sta distante, ragazzi, quindi state sempre dietro abbastanza attaccati.
Vediamo, siccome siamo in un'inquadratura, vedete che non si vedono gli altri giocatori, io di solito quando è così guardo le vite sulla barra a sinistra. E tra poco altro giro di manufatti cavalcature, eccolo, 1, 2, mancano manufatti. Sono primo, non ho visto a quanto, ok, già c'ho 18 milioni di stacco dal secondo, che appunto è Dre. Cioè, capite che questi due maghi non sono fortissimi, quindi se non sono forti loro e l'abbiamo chiuso lo stesso, capite che quando non vi invitano perché pensate che non siete un mago, non ha proprio motivo di esistere. Se voi siete consapevoli del vostro danno, del danno che fate, e io vi dico che non ne faccio tantissimo, cioè se io faccio, che ne so, alla fine della run faccio 1.000.000, tiro numeri a caso, 1.100.000, ci sono giocatori che fanno 1.500.000, per dire, con la stessa classe, intendo. Adesso magari 1.500.000 no, però magari mi danno a me 200 milioni, capito? Io ne faccio 1.100.000, un altro ladro come me ne fa 1.300.000, per dire, quindi sono 200 milioni, che sono tanti come distacco, Però capite che se io prendo 200 milioni da altri giocatori con la mia stessa classe, però allo stesso tempo do distacco a giocatori non più piccoli, che di meno rispetto a me, quando non vi invitano perché non siete la classe più forte del gioco, tutto ciò non ha senso, perché appunto se voi siete consapevoli del danno che fate, voi potete, non dico carriare il gruppo, però la vostra parte sapete che la fate, e anche bene, per così dire. Vedete, io qui rotolo perché c'avevo il gorilla che mi stava per sputare addosso, alle spalle. Se non rotolavo morivo sicuro al 1000%. Anche questa è una cosa che ho già testato più volte, quindi mi sposto in anticipo invece di rischiarmela, perché me la sono già rischiata per vedere appunto se sopravvivevo. Ok, adesso dovremmo mandare via Orcus, easy, hanno attacco e mezzo, ok, il più è fatto. In questo frangente è morto Luli, come si chiama una volta. È comparso l'elementale. Ecco, vedete, tra i due cosi che sono nati, i due nemici che sono nati, io ho puntato a quello piccolino, il maghetto, perché se uccidete lui, uccidete anche il mostro che è avvocato. Tiriamo tutto. Ok, ha crittato, non tantissimo, però ha crittato. Poi ripeto, manca il danno, in questo momento stiamo menando, credo, solo io e il mago Dre, l'altro non so di quanto è sotto.
Vedete, questo è sempre il primo da menare, questo piccolino, ragazzi. Teatro, quando compaiono i nemici, questo è sempre il primo, perché lui compare ed evoca un mostro. Se uccidete lui, il mostro evocato muore. Poi dopo di lui c'è il Balor da menare, il Balgura. Ok, tra poco il giro di manufatti, mi sa che adesso dobbiamo fermare il danno, perché siamo arrivati quasi, infatti vedete che si allontanano. E qui aspettiamo, vedete che, perché altrimenti andiamo fuori tempo. Adesso lui rifarà la barriera gialla, il boss, teoricamente. Se non la fa va bene lo stesso, perché poi dopo siamo liberi e tiriamo tutto. Ok, eccola. Adesso appena gli tiriamo giù la barriera gialla, tiriamo tutto, credo. Poi dipende da gruppo a gruppo come ci si mette d'accordo, però di solito più o meno va a finire così. Se c'è abbastanza, poi anche questa cosa va valutata, ragazzi, a seconda del danno che c'è, cioè tipo c'è molto danno, si può iniziare a tirare tutto già a una tacca, cioè c'è poco danno, si aspetta mezza tacca, poco meno di mezza tacca, per dire, vedete? Io già qui, per dire, l'avrei tirato. Perché io giocando con gente che mena più di me, capisco quando, ecco vedete, 5,74, 5,57, ci sono 20 milioni di differenza circa dal mago Dre. Dicevo che appunto, avendo giocato con giocatori che menano più di me, so che si può iniziare anche a tirare, se c'è appunto molto danno, si può già iniziare a tirare manufatti e cavalcature, cioè cavalcature no, però il giro di manufatti si può già iniziare a farlo prima. Vedete che comunque è vestito bene, c'aveva pure il manufatto questo rosso qui, quello che io non sto usando come principale, che fa il 15% di danni in più, e nonostante tutto ho fatto più danno di lui. Qui nel mentre sto perdendo tempo a cambiare il loadout per mettermi ad area, loro già stanno menando, gli altri DPS, tutti quanti, e quindi io perdo danno e come vedete non sono già più primo, sono 5 milioni sotto a Dre, il mago. Capite che se andiamo a pari, paro paro, lui prenderà sempre più danno, però ovviamente lui va avanti e colma il gap, nonostante non gli sarà sufficiente a fine run. Non ho visto il terzo quanti punti ferita, quanti danni aveva, poi dopo ci diamo un'altra occhiata a fine run, non ho voglia di rimandare indietro. Classico. Questo succede quando voglio fare danno. Quando voglio fare danno alla fine muoio sempre, perché esagero, sto in mezzo, non rotolo per fare danno e quindi muoio. Che da un lato ci sta, ma dall'altro lato è sbagliatissimo, perché se ci sta nel momento in cui c'è tanto danno, ok? C'è tanto danno, ci sta, perché se tu muori ci sono gli altri che menano, ok? Nel momento in cui c'è poco danno non ci sta più, perché se tu che sei
diciamo forte, no? Rispetto agli altri DPS muori, ci sarà ancora meno danno. E quindi non ci sta sotto questo punto di vista. Bisogna anche cercare di valutare com'è il gruppo. È morto tutto. Ho dato un colpo e va dall'altra mobbata. Perché il tank va all'altra mobbata? Non per fare più danno, questa è una cosa che non mi viene per fare più danno, ma perché il tank va avanti. Io tendo sempre a seguire il tank, ragazzi. Cioè, se il tank va avanti, non rimango indietro a finire di uccidere la mobbata. Poi anche questa cosa va valutata. Se non c'è danno, magari sì, si aspetta di uccidere la mobbata e poi si va avanti. Però qui il danno bene o male c'è, anche se il terzo, anche ancora una volta non ho visto quanti danni fa il terzo DPS. Però ho visto che sono 5 milioni dal primo, dal mago Dre. Vediamo. Vedete che il terzo fa molto poco danno. Cioè, io e il primo siamo a pari merito, tipo a 600 e passa milioni. Il secondo mi è parso che ne avesse 418. Cioè, è tanto, ma tanto molto meno danno, ragazzi. Ma tanto tanto. Ok, abbiamo finito la mobbata e andiamo all'ultimo boss. L'ultimo boss. Vedete che sta a pausa? No. Vabbè. Tanto lo riguarderò sicuro, probabilmente. Vieni qua. Oppala. La mia piccola. La mia piccolina. Bella che sei. Ma quanto sei bella, Rosina. Quanto sei bella. Quanto sei bellina. Piccola lei. Intanto ringrazio per l'invito. Ah, ho fatto primo. Aspetta, mando indietro. Pensavo di essere ancora secondo, invece... vedete, sono primo. L'ho recuperato e l'ho superato anche. E l'ho anche superato. Di 12 milioni. Vedete il terzo quanto mena poco? Il terzo mena veramente, veramente poco. Però in due riusciamo a carriarlo, per così dire. A compensare il terzo DPS. Vuol dire che comunque, cioè, per riuscire ad arrivare a questo livello, inteso riuscire a fare il dungeon, dovete capire che un terzo DPS che fa questo danno può essere un peso, ok? Però se gli altri due fanno un danno sufficiente e anche abbastanza veloce, capite che diventa fattibile accarriare un giocatore, capito? Però gli altri due ovviamente devono avere, tra virgolette, un bel danno. E ripeto, io non sono uno che mena tantissimo. Ok, andiamo a vedere l'ultimo boss. Allora, adesso qua fa le AOE, se non mi ricordo male, sì, che si schiva, ecco, e poi manufatto.
Ok. Cos'è quella cavalcatura? Perché l'orso gufo? Che cosa c'entra? Vedi, anche qui tocca accorgersi di sto cavolo di filo rosso che è fastidiosissimo, soprattutto per i ladri, per chi viene ad attaccato. Cosa succede? Perché mi sono fermato? Non ho capito. Non ho capito perché mi sono fermato a menare. Boh. Rotola se non muori. Con due. Ah, ok, sono legaticcio. Vedete che capite che così, vedete e capite che così è difficile menare, con sto cavolo di laccio. Dio. Ok, manufatti. Vediamo se riusciamo a mandarli in fase, ma non credo. Forse sì. Ok, dai, sì. Ok. Anche questa è fatta. Sempre a me mi lega. Sempre a me non si dice a me mi. O forse sì. Non so. Io sapevo che non si diceva. Smolla questo laccio. Ok. Qui sempre sotto state. Di solito sopra devono stare i due support. Di solito uno nel lato destro e uno nel lato sinistro e poi dopo si viene qua a menar l'ascia. Vediamo come affrontiamo qui. Non la vedo bene. Ci tocca andarci a fare i ragnetti. Sì. Io quando è così, sperate sempre che i maghi, se siete un melee, uno che viene attaccato, sperate sempre che i maghi non vi spingano sti ragni di sotto, altrimenti cadete di sotto anche voi. Io alzo un po' il volume di VLC sperando che non faccia tanto eco. Teoricamente dovrebbe andare bene, però boh. Ok, l'ho spangata. E qui, avendo tirato già nella prima parte manufatti e cavalcature, dobbiamo aspettare che rifaccia le AOE rosse per avere di nuovo tutto pronto. Perché mi mancano 10 secondi per la cavalcatura. Vedete, fa l'AOE rossa. Una volta fatta questa si può tirare tutto un'altra volta e anche velocemente, perché comunque bisogna fargli scendere lo scudo
Adesso qui il danno è abbastanza sufficiente e quindi riusciamo a superare questa fase di check DPS. Sempre a spostarmi per poterlo menare. Sta saltando per dire venite tutti qua, vedete? Io invece non mi sono spostato. Non mi sono spostato perché sto giocando un po' da strong, capito? Sto giocando un po' da strong perché sto cercando di fare più danno possibile. Come dicevo, in sta run mi è venuto il pallino di fare primo e cerco di non farmi recuperare il danno dal mago. Questo perché appunto, siccome nelle 3 settimane precedenti non mi invitavano mai, appena mi hanno invitato, ho visto i 2 maghi, mi sono detto, io qui voglio fargli vedere che non serve il mago, e quindi mi sono messo a menare come un disgraziato. Ok, fase finale. Your arrogance is delectable. No mortals can contend with the power of a god. Ok, chiudiamo tutto. Non mi ha critato un cavo. Probabilmente ho fatto anche la rotazione male. Ok, abbiamo finito. Vediamo quanto c'è di danno. Dunque, 999, 966, 668. Quindi c'è 30, io sono primo, a 30 milioni, no vabbè, quant'è? 24 milioni, 23 milioni, giusto? No, 33 milioni in più del secondo e tantissimo dal terzo. Cioè dal terzo ci sono 200, 330 milioni, ci sono, è tantissimo ragazzi. 330 milioni dal terzo, il terzo è a 300 milioni dal secondo, e abbiamo fatto il danno anche per lui in pratica. Però ecco, vedete che ho fatto primo contro 2 maghi, adesso non è tantissimo rispetto a questo mago qui Dre, però sempre mago è, e ancora deve essere nerfato, quindi poi dopo, ripeto, se devi avere le mani, devi saper giocare, devi sapere le meccaniche, tutto quello che volete, però in linea generale, siccome non sono tutti super fortissimi, no? In linea generale, nella media, questo è. Secondo me tutti possono, diciamo, stare alla pari o al passo o poco sopra a un mago, ok? Poi dopo le cose sono cambiate perché comunque è stato nerfato, eccetera, eccetera, e quindi ecco, questo è il discorso. Poi dopo comunque le cose sono cambiate e quindi diciamo ci sta che il mago meni di meno, però ecco, quello su cui mi voglio soffermare è il fatto che quando non vi invitano alle fosse demoniache perché magari non vogliono un mago, adesso succede molto di meno, credo. Adesso io da metà febbraio non ho più chiesto di fare un MDV, però siccome appunto è stato nerfato il mago, adesso magari non lo chiedono più il mago, nel senso lo vogliono sempre, però
magari non lo necessitano, ok? Quindi anche se gli scrivete e vi ispezionano e vedono che siete un arciere, un barbaro, un ladro, quel che è, magari vi invitano lo stesso. Però ecco, se invece dovesse capitare che vi rompono le balle perché non siete un mago e vi dicono ci serve un mago, fategli capire subito che sbagliano approccio al gioco, perché non è strettamente necessario. Ripeto, il mago è utile quando c'è poco danno, secondo me, perché blocca di più grazie al controllo, però ecco, se c'è tanto danno si può anche fare a meno, secondo me, di un mago. Per dire, questa run abbiamo menato in 2, però il terzo mago, per quanto non abbia menato, ha comunque fatto controllo, almeno spero. Io adesso non è che mi sono messo a guardare cosa facesse il terzo, però presuppongo e spero abbia fatto controllo, perché facendo controllo dava il tempo a me e all'altro mago di tartassare forte i nemici, ok? Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa, diciamo, valutazione sulle classi che possono o potrebbero andare a fare le fosse demoniache. Io ripeto, ho giocato con tutte le classi, con tutti i vari tipi di giocatori, quindi ho fatto anche tanti fallimenti, tante completazioni del dungeon, quindi comunque sia, sono abbastanza abituato a tutto, ecco. Però fatemi sapere voi se l'avete mai fatto, se non l'avete mai fatto, se vi siete trovati anche voi nella situazione che non vi hanno invitato, perché appunto volevano come si chiama, dei maghi, cosa molto probabile. E, insomma, raccontatemi le vostre esperienze, ok? Niente, detto questo io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!